Ciao a tutti, sono Nino Ferreri, chef e patron del ristorante Limu di Bagheria, provincia di Palermo. Oggi vi voglio presentare quello che è il piatto più iconico della nostra regione, ovvero la pasta con le sarde. È un piatto che a seconda del paese in cui viene realizzato assume caratteri differenti. Cercherò di realizzare la versione più tradizionale della pasta con le sarde e farò anche una mia versione più contemporanea. Per presentare questo piatto ho deciso di consultare uno dei maggiori rappresentanti della cucina bagheresi, la signora Anna della Trattoria Buttitta. Trattoria Buttitta è una trattoria storica del comune di Bagheria che da 50 anni ripropone la stessa versione della pasta con le sarde, quindi non potevo non disturbare la signora Anna per i suoi preziosi consigli. Questo è il titolare che c'era prima in questa sede, il signor Santo Castronovo. Ok. E questo era mio marito, Giovanni Buttitta, che ha preso in gestione l'attività. La trattoria. Io ho iniziato che ero giovanissima, a 75, adesso siamo arrivati a 50 anni Certo. dell'attività. Prima i locali erano proprio contati con le dita, a Bagheria. Io e mio marito facevamo da soli, tutte e due, 100 coperte, 100 coperte. E ce la cavavamo tutte e due da sole, giovanissime. I piedi a terra non li appoggiava mio marito, saltellava come un vitello in sala a fare tutto questo lavoro. Ed è andato tutto bene, tutto perfetto e siamo qua. Analizzando un po' la pasta con le sarde, da dove si parte? Volevo capire un po' qualche segreto che posso poi riportare nel mio bagaglio soprattutto. No, non c'è segreto. C'è stato tanto amore a farla che poi è uscito fuori un piatto che è stato ben voluto da tutti. No, noi mettiamo pure pinoli, passola, mettiamo l'estratto di pomodoro, noi non mettiamo zafferano. Come viene fatto? È un lavoro di grande stanchezza che c'è, perché è un lavoro che viene fatto da tante donne che in estate, quando c'è tutto questo abbondante pomodoro, viene tutto asciugato sotto il sole e viene molto lavorato. Qual è la stagione ideale per poter consumare la pasta con le sarde? Ma la sarda proprio quella giusta è a marzo. A marzo, in primavera, in primavera. Anche perché combacia con il finocchietto selvatico. Bravo, bravo. E allora io questo piatto mi sono talmente legata da bambina che io lo amavo tanto. Io giorno per giorno a me piaceva mangiare questo tipo di pasta. Finché io mi ci sono molto legata, che nel mio locale ho messo anche questo piatto. Ho detto questo piatto secondo me è il piatto che mi porterà fortuna. Ed è stato vero così. Che tipo di pasta usa? Allora, io per la pasta con le sarde uso il bucatino, perché il bucatino è quella pasta giusta per farla con le sarde. Un altro elemento imprescindibile è la mollica atturrata, tostata. Tostata, sì. E quello è proprio il condimento proprio principale del piatto, quella non deve mancare. È il pane che quando diventa asciutto si grattugia la mollica e poi viene lavorata per farla diventare tostata. Quindi viene tostata in Con padella. In padella con la fiamma bassa, piano piano. Assume un colore, Sì, sì. dorato. Non la devi fare diventare scura, che poi significa bruciata. Certo. Invece colorata, bello piano piano, fiamma bassa che le prende colore. Anche perché la mollica tostata era il vecchio formaggio, no? Il formaggio dei poveri, sì, dove prima non c'era. Prima non c'era, quindi lei c'ha sempre una ciotola a parte di mollica sì, tostata da dare ai suoi clienti. Ai clienti, sì. Se ne vogliono di più e la chiedono, noi gliela portiamo a tavola. Ma c'è qualcuno oltre a lei che ogni giorno l'aiuta, la supporta? In cucina me la sono cavata sempre da sola. In 50 anni faccio tutto da sola. Non ho avuto io persone che me le sono messe affiancate a partecipare. Però in sala è stata sempre la famiglia a collaborare.
In cucina c'è la ragazza, mia nipote, che in questo momento dà una mano. Il futuro è sempre quello che io vorrei avere le forze di andare avanti, di poterlo ancora gestire, perché io l'amo tanto questo lavoro. Questa è la mia casa. Io ci ho vissuto 50 anni qui dentro ed è il mio rifugio. Il mio augurio per te di avere tu sempre quella passione, di trasmettere i tuoi piatti meravigliosi che presenterai ai tuoi clienti. A più presto verrò anch'io da te. Fammi trovare una pasta con le sarde e augurarti di dirti bravo, hai azzeccato, il piatto questo è giusto. Per me sarebbe davvero un vanto poterlo ospitare È anche un al mio piacere ristorante. per me di venire nel tuo locale. Saluto Italia Squisita, venitemi a trovare, almeno conoscete la Zianna, perché io sono la Zianna di tutti. Ciao! Signora, ci vediamo. Siamo tornati al ristorante Limu dove realizzeremo la pasta con le sarde tradizionale grazie ai consigli della signora Anna e la mia versione più contemporanea. Gli elementi principali della pasta con le sarde, come ben sappiamo, sono sarde fresche che abbiamo precedentemente pulito e deliscato, poi un elemento principe sostanzialmente è il finocchietto selvatico, cipollotto, abbiamo utilizzato un cipollotto primaverile, poi uva passa, pinoli, l'astratto di pomodoro. Infine un focus su quello che è la mollica atturrata, come si dice da noi, utilizzando dei filetti di acciuga che andremo a sciogliere in padella. Primo passaggio indispensabile, con la parte tenera del finocchietto, vado a sbollentarla per alcuni minuti in acqua bollente. Trascorsi 5 minuti di cottura, scoleremo il nostro finocchietto. Il liquido di cottura del finocchietto lo utilizzeremo per cucinare la pasta. Quindi lo sminuzziamo col coltello e dopodiché possiamo passare a realizzare il nostro soffritto. Olio extravergine di oliva. Inserisco il cipollotto precedentemente tritato e cominciamo a mescolare. Dopo qualche minuto mettiamo pinoli, uva passa. Pinoli e uva passa sono due elementi imprescindibili che conferiranno al piatto anche quella nota dolce e servirà a bilanciare quello che è uno dei piatti simbolo della cucina siciliana. Vado a inserire il finocchietto che usiamo in quantità generose, anche perché poi sarà la base della nostra pasta. Adesso mettiamo quello che è l'elemento caro della nostra amica Anna, ma anche una preparazione che mi sta tanto a cuore, ovvero l'astratto di pomodoro. Mettiamo giusto un cucchiaio e andiamo a finire di tostare insieme ai pinoli, uva passa, cipollotto e finocchietto. Ovviamente chi non ha l'astratto di pomodoro in casa possiamo utilizzare tranquillamente un doppio concentrato di pomodoro. Inseriamo dell'acqua di cottura con cui abbiamo cucinato il finocchietto. Vado a inserire i filetti di sarde precedentemente pulite. Ovviamente la ricetta nasce con le sarde, ma possiamo anche sostituirlo con un pesce azzurro che più somiglia alle sarde, ovvero le alici, ma anche della lacce. Continuiamo la cottura per 10-15 minuti in modo che la parte carnosa della sarda si sfalda, ottenendo come la consistenza di un ragù, come se fosse un ragù.
Preferisco usare delle sarde più cicciottelle, più grasse, in modo che ci dia più masticabilità al palato. Le lasciamo cucinare per altri 15 minuti, continuando la cottura con l'acqua del nostro finocchietto, e nel frattempo andremo a calare la pasta. Invece dei bucatini userò degli spaghettoni, anche perché provengo da un piccolo paesino che si chiama Trabia, dove leggenda narra che siano nati gli spaghetti. La pasta cucinerà 9 minuti in acqua bollente e altri 4 minuti nell'acqua del finocchietto che abbiamo conservato precedentemente. Adesso passiamo alla realizzazione della mollica tostata, in siciliano muddica atturrata, partendo sempre da un filo d'olio extravergine d'oliva. Io personalmente, rispetto alla mia amica Anna, faccio sciogliere 2 filetti di acciuga sott'olio. Andiamo piano piano, facciamo sciogliere leggermente. Appena l'acciuga sarà sciolta, metteremo del pangrattato. E come ci ha consigliato la nostra amica Anna, andremo piano piano, a fuoco basso, a tostare uniformemente la nostra muddica attorrata. Lentamente a fuoco dolce. Vado a tostarla, che avrà un colore uniforme e ben dorato. Una volta raggiunto questo colore, la mollica sarà pronta. Gli spaghettoni continuano a cuocere nell'acqua di finocchietto. Come vedete c'è un colore abbastanza marcato, quasi scuro. Metà del composto lo andremo a conservare per realizzare una seconda ricetta. La pasta è al dente, andiamo a scolarla. Dopodiché andremo a impiattare. Mantechiamo con un filo d'olio. Dopodiché impiattiamo, realizzando il classico nido da spaghetto. Un bel mestolo generoso di condimento. Ok. E ora la mollica. Finiamo il piatto con la muddica atturrata. Ecco qui la versione tradizionale della pasta con le sarde. Grazie anche ai consigli della nostra amica Anna. Nella mia versione contemporanea, che è sostanzialmente una missione di pace, unirò l'astratto di pomodoro di Aspra, presente nella versione baghierese, e lo zafferano, presente nella versione palermitana. Oggi insieme a me ci sarà il mio secondo, ovvero Giuseppe La Barbera, che ci aiuterà a sviluppare la versione contemporanea della pasta con le sarde. Per prima cosa partiamo dal condimento finito della versione con le sarde tradizionale, passando il condimento in un estrattore di succhi. Con questo procedimento andremo a dare ancora più carattere alla pasta e avrà un gusto ancora più deciso. Questa tecnica non solo ci permette di concentrare ancora di più il sapore, ma al tempo stesso avremo al palato una nuova masticabilità.
ottenendo un liquido che poi andremo a ridurre concentrando i colori e i sapori dell'estratto. Masticabilità che verrà sostituita grazie all'utilizzo delle sarde marinate, marinatura a secco che viene realizzata con una parte uguale di sale e zucchero e poi le andremo a impreziosire grazie all'utilizzo del pepe rosa, finocchietto, scorza di arancia e scorza di limone. Le andremo a cospargere totalmente con la marinatura a secco, lasciandoli riposare per almeno una mezz'oretta. Noi abbiamo utilizzato per questa occasione uno spaghettone. Nel frattempo la pasta cucina in una padella, andremo a mettere del burro acido al limone, tostandolo insieme a dei pistilli di zafferano. Lo spaghettone cucina in acqua bollente e finisce gli ultimi 3 minuti della sua cottura in un liquido, in un brodo realizzato con uno zafferano in infusione. Il brodo allo zafferano lo realizziamo mettendo una sera prima dei pistilli di zafferano in infusione in un'acqua a 80 gradi. Una volta cucinata la pasta, la andremo a scolare nella nostra padella col burro acido e zafferano e continueremo la cottura per gli ultimi 2 minuti. Finita la cottura della pasta, dove avrà rilasciato i suoi amidi, terminiamo il tutto con una noce di burro acido al limone. Adesso passiamo all'impiattamento, la versione contemporanea della pasta con le sarde. Col finocchietto abbiamo realizzato un olio di colore verde intenso, semplicemente frullando il finocchietto insieme al ghiaccio e l'olio extravergine d'oliva. Al centro del piatto metteremo il nostro olio a finocchietto, successivamente andremo a mettere il ristretto del condimento con le sarde, che riducendo avrà assunto un colore deciso e più marcato. Proseguiamo con lo spaghetto mantecato con burro acido al limone. Realizziamo un nido in maniera orizzontale e finiamo il piatto con i filetti di sarda marinata, uva passa, pinoli e dei germogli di finocchietto. Tocco personale e finale, una grattugiata di scorza di limone in onore del ristorante Limu. Infatti Limu in persiano significa limone. Oggi per me è stata una giornata ricca di contenuti anche grazie al confronto con la signora Anna che ci ha aperto le porte della trattoria Buttitta. Con questo video spero che possiate realizzare la vostra versione di pasta con le sarde o perché no venirci a trovare a Bagheria al ristorante Limu. Un saluto speciale agli amici di Italia Squisita. Salutiamo!